Ti svelo il mio sogno nel cassetto. Il mio sogno nel cassetto è quello di costruire cassetti per i sogni, ma purtroppo in questo momento è ancora un sogno nel cassetto. Grandi risate, grasse risate in questo nuovo episodio del podcast Comfort Zone, dove parleremo dei blocchi nei progetti. Quindi seguimi, perché se vuoi sbloccare il tuo progetto e tirare fuori quel sogno ammuffito dal tuo cassetto, questo episodio potrebbe esserti molto molto utile. Via! Immagina un mondo dove la crescita personale non richiede salti nel vuoto, dove il vero progresso avviene all'interno della tua zona di comfort, dove vivere appieno non significa correre senza sosta sulla ruota del criceto delle aspettative altrui. Se anche tu sogni questa realtà, sei nel posto giusto. Ti do il benvenuto in Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Buon ascolto. Comfort Zone. Comfort Zone. Comfort Zone. Ciao e benvenuto a questo nuovo episodio del podcast Comfort Zone. Io sono il dottore Emilio Gerboni, la guida per la tua evoluzione comoda, e in questo episodio, a proposito proprio di evoluzione comoda e di guida, sicuramente per quanto riguarda i progetti è importante sapere come muoversi, sapere come sbloccarsi, sapere come portare avanti quelli che sono i progetti, altrimenti rimangono appunto nel mondo delle idee e poi scompaiono o si vanno anche ad accumulare, perché questo è un altro problema, cioè si accumulano idee su idee che poi nessuna viene sviluppata, nessuna viene portata a compimento e vanno ad ingombrare la tua povera mente, appesantendola notevolmente. Quindi sicuramente un aspetto importante è quello di portare a termine i progetti, ma anche quello di eliminarli definitivamente. Questo è un primo sblocco e subito un input che ti do, cioè nel senso che se tu individui all'interno della tua mente dei progetti che realisticamente sarà difficile che verranno portati avanti, mettici una croce sopra e iniziati a concentrare su un progetto che effettivamente ha più probabilità di essere portato a termine. Ma siamo partiti a bomba, ma innanzitutto andiamo a capire pure un pochino meglio cosa intendiamo quando parliamo di progetto. Quando noi parliamo di progetto, almeno quando io intendo di progetto, intendo progetti che possono andare a riguardare sia l'ambito personale sia l'ambito professionale, quindi non è soltanto un progetto di natura commerciale, diciamo così, ma il progetto è anche di natura personale e riguarda, come anche indica David Allen, che abbiamo già citato in un altro episodio, il progetto nella sua definizione è quando qualsiasi cosa che richiede più di un'azione, cioè quando tu per portare a termine qualcosa devi fare una sequenza di azioni, ecco che abbiamo un progetto e tutti i task che vanno ad essere inclusi all'interno di questo progetto sono appunto appartenenti al progetto stesso, quindi sono sottocategorie, ogni azione che tu vai a fare una sottocategoria del progetto. Per quanto riguarda progetti quindi di natura personale, abbiamo le tue amate vacanze, in cui la maggior parte delle persone sono più brave che in altri progetti nel riuscire a organizzare, a portare a termine quindi la missione vacanza, e anche tutte quelle cose che possono riguardare anche la preparazione dei pasti, l'organizzazione degli spostamenti personali, costruire il tuo modellino o il puzzle che hai a casa. Infatti magari uno ha tanti tipi di puzzle. E poi abbiamo effettivamente anche un'altra categoria, che è quella dei progetti formativi, cioè mi voglio formare e quindi in questo caso abbiamo il fatto di organizzare
realizzare lo studio, quindi anche lo studio può essere considerato e visto nell'ottica di essere un progetto che va organizzato. Quando si parlava, no, ai miei tempi si parlava di metodo di studio, quella persona non ha un metodo di studio, riguardava proprio anche la capacità di portare a termine un progetto, e quindi in questo caso il metodo riguarda appunto una capacità di progettazione che, se assente, va un pochino a complicare la tua possibilità di apprendere skills di qualsiasi tipo. Ok? Quindi in questo caso noi vediamo in senso ampio la progettazione e di conseguenza progettare diventa qualcosa di veramente fondamentale, perché laddove ci sia una lacuna nella progettazione, chiaramente qualche aspetto della tua vita rischia di rimanere più atrofizzato e di non svilupparsi. Anche chiaramente progetti che riguardano la crescita personale, e ovviamente non ho insistito troppo sul progetto professionale, perché è lì che solitamente le persone vanno a rivolgere la propria mente quando pensano al progetto professionale. È chiaro che esistono ulteriori categorizzazioni dei propri progetti, e quindi dal micro al macro, quindi ci sono progetti che sono inclusi all'interno di progetti più ampi. E il progetto più ampio che possiamo avere è proprio la progettazione della nostra vita, e effettivamente anche la propria attività professionale andrebbe inserita all'interno della progettazione della vita, piuttosto che della progettazione di un lavoro a sé stante, perché poi rischiano di cozzare. Questo è già anche uno dei blocchi che possono andare a presentarsi quando ti metti lì per creare il tuo progetto. Ma andiamo a vedere alcuni punti che possono essere proprio più specifici rispetto a quello che crea attrito, quindi che ti rende scomodo nel metterti in moto, nel darti da fare per realizzare il tuo progetto con gioia, con entusiasmo, perché questo poi dovrebbe essere, cioè uno dice: se devo stare preso così male, che cacchio mi metto a fare sto progetto? Solo pensare al progetto mi mette l'ansia, mi mette l'angoscia, invece di mettermi entusiasmo e gioia. Quindi quando hai questo tipo di sensazioni significa che ci sono dei blocchi che ti rendono scomodo il procedere nella realizzazione del progetto. Uno dei più gettonati, diciamo, di questa nostra epoca è senz'altro la paura del giudizio, sia personale, cioè del fatto di essere molto critici con noi stessi, e sicuramente poi la paura del giudizio di tutte le persone che ti circondano, e questo sicuramente è un blocco che molto spesso impedisce poi di realizzare, di aprirsi e di manifestare il progetto. Quindi andare a lavorare su questa paura del giudizio è assolutamente cruciale, altrimenti veramente è un blocco totale, ma proprio andarsela a togliere totalmente e saper come gestire. Quindi questo è già, quindi tutte le volte che tu dici ok, è inutile mi metto a pensare a realizzare qualcosa se prima non ho sbloccato la mia paura del giudizio. Chiaramente poi in questo ci potremmo fare episodi a sé stanti. Intanto andiamo a vedere tutti i punti che rappresentano i blocchi. Sicuramente collegato a questo, strettamente collegato, è una mancanza cosiddetta di autostima e di percezione di autoefficacia. Quindi se io non mi sento all'altezza, non mi sento abbastanza, abbiamo fatto anche la puntata sul non sentirsi abbastanza, e se non sento di avere fiducia nei miei mezzi, e quindi questo chiaramente va ad acuire anche la paura del giudizio, è chiaro che anche questa cosa mi metterà estremamente a disagio nel momento in cui mi metto a fare qualcosa. Mi ricordo che la mia scarsa percezione di capacità nella matematica, non a caso ho studiato psicologia proprio per scappare dalla matematica, ogni volta che mi devo mettere a studiare materie appunto di matematica soffrivo come un cane, proprio perché non mi sentivo all'altezza, non mi sentivo di poter comprendere determinati concetti. E solo dopo ho capito che invece ero una specie di Einstein incompreso. Ovviamente sto scherzando, non è vero. Quindi questo è sicuramente un altro punto molto importante, di metterti tranquillo e sereno rispetto al progetto, senza che il fatto che le tue capacità non
le senti adeguate, e questo va a attivare anche poi la critica di te stesso. Quindi in questo caso noi dobbiamo sempre dare la precedenza al piacere di fare piuttosto e dell'imparare piuttosto che dell'essere bravi. Si diventa bravi, non è che si nasce bravi in qualsiasi cosa, non è che se non ti viene subito facile allora vai subito in crisi, ok? Quindi non significa che sei scarso o meno, e a noi non ci deve interessare. Quindi questo è un primo modo di vedere la cosa per superare questo tipo di blocco. Un altro elemento fondamentale, proprio specifico di quello che potremmo chiamare il project management, è proprio la assenza di ordine e di organizzazione. Ho fatto anche un episodio sull'organizzazione, quindi sull'esaltazione di questo concetto, e l'abilità di sapersi organizzare, di saper avere un ordine, di saper mettere in ordine tutti i passaggi che dobbiamo fare, chiaramente è fondamentale, invece che avere una massa informe di cose, e questo chiaramente ti blocca completamente, perché non vedi tutti i gradini ben ordinati che dovresti sviluppare di volta in volta per poter procedere nel progetto. Quindi questo è un'altra cosa. E collegato a questo aspetto abbiamo proprio il fatto di avere progetti che spesso sono troppo grandi, e abbiamo fatto anche l'episodio precedente sul pensare in grande, quindi vatteli a vedere questi progetti, così potrai espandere tutto questo che stiamo dicendo. O progetti mal definiti, quindi se il progetto è troppo grande o mal definito andrà a rendere ancora più complicata la progettazione, l'ordine, quindi l'organizzazione del progetto stesso. Collegata poi a tutti i punti che abbiamo detto c'è anche la paura del fallimento, quindi di non riuscire, di non ricevere attenzione, quindi che il tuo progetto sia fallimentare, non catturi l'attenzione delle persone, che quindi risulti vano tutto il tuo sforzo messo per realizzarlo, e quindi dici: chi me l'ha fatto fare di fare sto progetto qui, era meglio che non facevo nulla o facevo altro. Perché poi appunto un altro blocco è proprio quello anche di decidere quale progetto avviare, soprattutto quando c'è un eccesso di idee di progetto. Molte volte questo eccesso di idee è anche legato al fatto di scegliere il cavallo vincente, no? Quindi quando tu dici: ma questo ha più probabilità di realizzarsi ed avere riscontro piuttosto che un altro, però fino a quando tu non ci metti mano, in realtà la verità è che non lo potrai mai sapere. Quindi in realtà diciamo che anche in questo caso dobbiamo immunizzarci dalla paura del fallimento, che non significa, come ti dicono sempre i nostri amati guru dell'uscire dalla zona di comfort, cadi, ti rialzi, ti sfracichi, hai provato, fallisci, ma sei più forte di prima. No, cioè bisogna fare in modo che il cosiddetto fallimento sia qualcosa di previsto e che in realtà rappresenti una vittoria all'interno del tuo percorso, perché in realtà ti dà informazioni e ti permette di ricalibrarti, e soprattutto e in questo caso, diciamo, il fallimento da una parte deve corrispondere comunque a una vittoria certa dall'altra. Quindi il vero criterio è: questo progetto lo faccio perché la motivazione che ho è legata a qualcosa che mi soddisfa, mi gratifica a prescindere. E qui infatti andiamo ad un altro punto importante, che è proprio sulla chiarezza del perché, che molte volte cambia. Cioè, perché voglio realizzare questa cosa qui? Quando non ho né chiarezza né ho il perché, è proprio la chiave della motivazione, no? Quindi se io non so perché sto facendo questa cosa, e quindi se io sto facendo questa cosa perché voglio riconoscimento sociale, è chiaro che poi la paura del fallimento sarà ampiamente amplificata. Quindi un segnale che invece la gratificazione deve essere interna, e quindi non ci deve essere possibilità che ciò che tu vuoi acquisire avvenga nel momento in cui fai un progetto. Facendo un esempio: se io devo scrivere un libro e voglio esprimermi e quindi esternare ciò che ho, quindi ho questa urgenza espressiva, che è un concetto a cui io tengo molto, nel momento in cui io scrivo
e realizzo la mia urgenza espressiva, io ho vinto. Non ho bisogno che il libro sia pubblicato, che il libro venga apprezzato dagli altri, se questo è l'aspetto che mi preme di più, e in questo caso mi aiuterà a vincere in parte tutti i blocchi che ho. Un altro aspetto importante è la mancanza di risorse, cioè è chiaro che se io non ho delle risorse collegate al progetto che voglio realizzare, questo mi metterà in soggezione anche giustamente nei confronti del progetto, e quindi devo essere capace di proporzionare, diciamo, le risorse che ho ai progetti, e quindi io dico no, siccome non c'ho questo, non faccio niente, aspetto di avercelo, non so. Chiaro che o uno recupera le risorse, che le risorse possono riguardare conoscenze, tempo, risorse economiche, alleanze, partnership, quindi può esserci tutta una serie di chiaramente di risorse che vanno recuperate, però molte volte è anche più importante, prima di tutto, partire da un progetto più fattibile, più realizzabile, più pratico, che richieda meno risorse o le risorse disponibili. Quindi partire dal fatto che io dico, vabbè, realizzo il progetto che in base alle risorse che ho a disposizione. Se tu vai nel frigorifero, cerchi, che ne so, devi mangiare, organizzi una ricetta in base a quello che ti è avanzato in frigo. Se non hai tempo di andare a comprare, non è che dici vabbè, salto il pasto. Certo che puoi saltare il pasto, ma immaginati sistematicamente così. Questa cosa non va bene. Diciamo che attivare un po' un MacGyver interiore che ti aiuta a realizzare delle cose in base alle risorse che hai, invece che a dire sempre mi manca sto pezzo, mi manca quest'altro pezzo, chiaramente aiuta tantissimo a andare più fluidi, sereni, e non essere frustrati per appunto la mancanza di risorse, che spesso poi finisce per essere qualcosa di insormontabile. Infine abbiamo la mancanza di supporto, nel senso che spesso ci troviamo, appunto, anche per paura di esternare, di condividere, di essere derisi o sviliti dalle altre persone, tendiamo poi a non aprirci nel nostro progetto, e non sto dicendo che sarebbe giusto aprirsi, perché in realtà bisogna aprirsi alle persone giuste, proprio perché questi rischi ci sono, e in questo caso quindi avere del supporto professionale è molto importante, sia perché magari hai uno Sherpa che ti sa guidare sulla strada giusta, avendo già percorso determinati passi, quindi alla faccia di andare alla cieca e rischiare di morire in un'impresa fallimentare, ma puoi accelerare, puoi velocizzare, puoi rendere più piacevole il processo, e quindi si possono fare le cose andando a proprio avere quella risorsa fondamentale che è il supporto di altre persone, una delle famose alleanze, che nella maggior parte dei casi è indispensabile. Consiglieri, persone che ti affiancano nel progetto su dei livelli professionali che sarebbe impossibile che tu possa andare ad avere, perché molte delle competenze spesso sono di natura professione a parte. Non è che tu vai a recuperare la risorsa e diventi una persona competente in tutto. È chiaro che, soprattutto per quanto riguarda ad esempio i progetti imprenditoriali, un buon imprenditore deve essere quello che impara a saper selezionare i propri consiglieri, le proprie persone che lo affiancano, e quindi deve avere delle conoscenze per saper discriminare chi è bravo e chi non fa il caso suo, e che invece gli farà perdere tempo. E magari, se tu non hai poi tutta questa chiarezza, appunto ti affidi a qualcun altro, e questa persona poi ti dirotta completamente. Quindi in realtà ecco che partire per avere un buon supporto bisogna anche avere le informazioni giuste e una chiarezza su chi mi serve, un po' come se tu fossi allenatore di calcio che deve dire: a me mi serve un attaccante per avere questo schema qui, ma io allenatore ho la mia competenza tattica, strategica, e quindi so cosa voglio realizzare e vado a cercare dei giocatori che hanno queste caratteristiche qui. Quindi in questo episodio, come vedi, abbiamo visto tutta una serie di blocchi e in parte anche come poterli sbloccare per procedere nei tuoi progetti e realizzare tutti i tuoi fantastici sogni della vita. Ti chiudo con un'ultima metafora che a me piace moltissimo e che ha inventato, come vedi, il mio cervello. Oggi c'ho la maglietta dell'idea, l'idea che è sempre il seme di tutti i progetti, ed è quella della macchina che procede nel buio con i fari accesi. Quindi molte volte si dice vai nell'ignoto, ma
Ma perché dobbiamo andare nell'ignoto? In realtà noi non possiamo avere la visione totale di tutto, però possiamo illuminare quel pezzo di strada che ci fa vedere il pezzo successivo e in questo modo procediamo e avanziamo. Quindi questo è il modo corretto di approcciare qualsiasi progetto, perché poi mano a mano che procediamo le cose vanno a svilupparsi e sicuramente non pretendo di aver esaurito tutto l'argomento, perché su questi argomenti, chiaramente su progetti, realizzazioni di progetti, blocchi e procedure per farlo, sicuramente ci torneremo in altri episodi di Comfort Zone. Io ti aspetto, se ti è piaciuto l'episodio condividilo, iscriviti al canale, commentami con le tue riflessioni. Scrivimi se ti piacerebbe che io approfondissi qualche aspetto che magari ti interessa e ti sta a cuore, anche di altri argomenti, e se vuoi avere le risorse bonus del podcast, ti puoi iscrivere alla Quiet Mood Academy, è gratis, quindi sono risorse gratuite extra, mappa mentale, trascrizione e poi la community, quindi dove si può interagire in una situazione un po' più soft del social, dove appunto, a proposito di paura e il giudizio, magari ti leggono nei commenti e invece lì stiamo belli riparati in una situazione super comfort. Un abbraccio dal dottor Emilio Gerboni, stay cushy not pushy e ci vediamo al prossimo episodio di Comfort Zone. Ciao! Avete ascoltato Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Per accedere ai contenuti extra del podcast, registrati gratuitamente sul portale della Scuola di Evoluzione Comoda di Quiet Mood all'indirizzo www.quietmood.academy. Se vuoi iscriverci, puoi farlo all'indirizzo email info@quietmood.it. Ti aspettiamo al prossimo episodio. Stay cushy, not pushy.